Cosa possiamo fare ancora oggi che siamo a casa? Occuparci della salute dell'intestino. Occuparci della salute dell'intestino e produrre eubiosi, che è quel rapporto equilibrato tra gli abitanti, tra la popolazione della flora batterica intestinale. E invece disbiosi è la perdita di questo equilibrio. Oramai gli studi sono chiari sul vedere che l'alimentazione modifica il microbiota e ci sono ricerche emergenti che suggeriscono proprio questa relazione addirittura bidirezionale tra salute dell'intestino e salute mentale. Cosa possiamo fare? Lo vedremo molto velocemente senza addentrarci. Possiamo riflettere su quanti sterilizzanti ingurgitiamo, perché come abbiamo visto l'altra volta nell'infosalus legato all'antibiotico resistenza, sappiamo benissimo che un abuso di antibiotici, che gli antibiotici danneggiano la flora batterica intestinale, quindi state attenti, usateli solo quando è necessario, e così i conservanti e tutto quello che si oppone alla salute dell'intestino. 2. Quante proteine animali mangiamo? Altro dato molto interessante. L'eccesso di proteine animali, di grassi saturi e trans modifica la flora batterica in una direzione intestinale, in una direzione non vantaggiosa. Questo spesso perché coincide anche, scusate, pensavo c'era la fibra, però ve lo dico, perché spesso coincide con una carenza di fibra che viene ingurgitata. Allora, terzo punto, quanti zuccheri liberi utilizzate? E quindi state molto attenti. Quanta fibra assumiamo? Questo per l'intestino è una cosa incredibile, è sacrosanta. L'alimentazione della nostra flora batterica intestinale, di questi meravigliosi abitanti, è la fibra. E allora dobbiamo assolutamente, ci sono studi che sottolineano che ci sono probiotici e prebiotici che hanno non solo un'efficacia sul microbiota, sulla salute del microbiota, ma anche sulla salute mentale. E quindi dobbiamo cercare di aumentare il consumo di cereali integrali e di verdure fibrose. Quello che vi vogliamo proporre è: cambiate il vostro quotidiano. Sappiate che esistono prebiotici, cioè sono nutrimento per la flora batterica, che potete mangiare, che potete portare dentro con il cibo quotidiano. E poi esistono probiotici che ancora, prima di tutto, potete portare dentro con il cibo quotidiano. Qui ce ne sono alcuni, ma per farla molto semplice: quando mangiate il cereale integrale c'è fibra, quando mangiate il legume c'è fibra, quando mangiate la verdura, in particolar modo quella fibrosa, c'è tanta fibra, quando mangiate i semi oleosi c'è fibra, quando mangiate invece degli alimenti fermentati state mangiando dei probiotici. Quindi potete mangiare i crauti, quelli fatti solo con cavolo verza e sale, che producono quell'acidulo che è proprio la fermentazione. Potete mangiare il miso, potete mangiare il tempeh, quelli che ritenete essere ottimi probiotici che potete mettere nel piatto. Quanto ci muoviamo, anche quanto ci muoviamo non solo serve all'ansia e alla depressione direttamente per ridurla, ma la sedentarietà fa danno anche alla salute intestinale, che poi a sua volta genererà ansia e depressione. Quanto respirate e come respirate, anche questo, come abbiamo visto, fa essere molto importante per l'ansia e la depressione, è importante anche per il microbiota intestinale. Quanto siete capaci di rilassarvi o quanto invece siete semplicemente accaniti in quello che fate. Quanto riuscite a reagire agli stress senza produrre di stress. E quindi, scusate, quanto riuscite a reagire agli stressor senza produrre di stress. Se vi ricordate, abbiamo detto, lo stress è la reattività che mettete in campo voi. Tutto questo, quindi stress compreso, peggiora la salute dell'intestino. In particolar modo fa anche una cosa che è ulteriore, quindi non solo altera la flora batterica, ma aumenta la permeabilità delle pareti intestinali. E questo a sua volta fa sì che quelle cose che dovrebbero rimanere nell'intestino o fuoriuscire da esso rientrino in circolo. Quindi, se dobbiamo sintetizzare, possiamo dire che abbiamo bisogno di aumentare la serotonina, le endorfine e di ridurre l'ansia e la depressione. Ricordiamoci che tutto quello che ci siamo detti, quindi più cibi privi di antibiotici, meno proteine animali e grassi, meno zuccheri liberi e alcol, più prebiotici e probiotici, più attività fisica, più respiro e più meditazione, più rilassamento e più resilienza.
Quello che è interessante, visto che abbiamo parlato di intestino, è sapere che il 90% della serotonina è prodotta nell'intestino e che la serotonina è l'altro neurotrasmettitore che necessita di essere in giusto equilibrio, in giusta presenza per evitare o ridurre l'ansia e la depressione.